Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Questa sera farò il pollo a modo mio. È una ricetta che non vuole riprendere nessuna ricetta, ma è il pollo come lo faccio io. Allora, visto che in tanti hanno, come si dice, puntualizzato il fatto che alcuni piatti, nonostante io scrivo nelle mie ricette e lo dico nelle mie ricette che sono a modo mio, e allora lo ripeto più di una volta durante questa ricetta, che così forse verrà capito meglio. Allora, andiamo ad iniziare. Preoccupiamoci delle cose importanti. Esatto. Qui noi abbiamo i prodotti caro e con alcuni di questi prodotti caro io farò questo magnifico pollo a modo mio. Qui è un olio, un extravergine di oliva buonissimo, molto delicato, che dà ai piatti un sapore speciale perché non copre i sapori e quindi va ad accompagnarli, va ad avvolgerli. Quindi io ve lo consiglio vivamente. Poi abbiamo il patè di pomodori secchi della Caro, del gruppo Caro. Sempre del gruppo Caro. Sempre del gruppo Caro. E anche le olive, Che sono il loro punto forte. che sono il loro punto forte. Queste sono olive particolari. Olive ripiene di mandorle, molto particolari E molto buone. e molto buone. Userò anche Intanto che Silvia va a prenderlo, io nell'info box vi metto anche il sito del gruppo Caro. Fateci un salto e guardate quanti prodotti hanno, perché ce ne sono alcuni che con 20 euro prendete una borsa con tanti prodotti loro da assaggiare e sicuramente li ordinerete di nuovo. E io vi consiglio anche nella pagina, sul loro sito, in fondo, giù scorrendo, c'è la newsletter. Voi vi iscrivete e loro vi mandano subito un buono sconto del 15% per acquistare i loro prodotti. Intanto Silvia non ha trovato quello che cercava, comunque è un misto di spezie con mandorle a fettine, sempre del gruppo Caro. Ora durante la ricetta lo tirerò fuori, giuro. Qui purtroppo in cucina mettono le mani troppe persone e alcune cose io non le trovo più. Allora, detto questo, andiamo ad iniziare. Vado a tritare l'aglio e la cipolla. Ho due mezzi peperoni, uno giallo e uno rosso, vedete, uno spicchio d'aglio, e queste sono cipollette fresche. Ho un pollo intero fatto a pezzi, le olive del gruppo Caro con le mandorle, ma voi volendo potete usare altre mandorle, altre olive. Io vi consiglio assolutamente di prendere queste, perché queste sono ottime in tantissimi piatti, anche in insalate di riso, anche in insalata di pasta e Anche soprattutto ora così. l'estate. Anche così. Infatti quelle che mancano sono finite proprio così. Esatto, ne mancano una manciata, Sì, non è sì, che le dovevamo assaggiare noi. E un po' di pomodoro, possibilmente una marca dolciastra, perché comunque andiamo a mettere degli ingredienti che sono già belli intensi, no? E quindi serve una marca piuttosto dolce. Servirà un po' di pomodoro, io intendo mezza tazza, ok? Di pomodoro, tazza da colazione. Mettiamo 4-5 cucchiai di patè di pomodori secchi e ovviamente dell'olio a piacere, sale ovviamente, e queste spezie che ora troverò, giuro, poi ve le faccio vedere, va bene? Quindi come prima cosa andiamo a pulire e a tritare le verdure. A dopo. A dopo. Eccoci qua, abbiamo tagliato le verdure, tritato aglio e cipollina, e questo è il misto che vi dicevo prima, sempre del gruppo Caro, eccolo qua. È per fare l'arrabbiata, aglio, olio e peperoncino. Io ne userò un po' per farlo. Ci faremo anche l'arrabbiata. Certo, ne userò un po' perché poi vedrete. Perché poi vedrete. Allora, cosa dobbiamo fare? Come prima cosa mettiamo l'olio. Ecco qui. Un bel po' d'olio. Poi mettiamo il trito di aglio e cipollina.
sui fornelli. Allora, aglio e cipolla stanno a buon punto. A questo punto metto i peperoni tagliati grossolanamente. Poi, scusate, posso ritagliare, metto, scusate, le olive. Le ho tagliate un po' a pezzetti, come vedete, e un po' le ho lasciate intere. Abbasso il fuoco, copro con il coperchio e faccio ammaldire per 5-6 minuti. Ci vediamo tra 5 minuti più o meno. Allora, ecco qui. Si sente un odore. Siamo a buon punto. A questo punto mettiamo un paio di cucchiaini di questa miscela meravigliosa. Ecco qui. Ovviamente questo è il nostro magic cooker e come vedete non bolle più niente perché ho spento il fuoco. Metto la mezza tazza, io ormai mi regolo, quindi so a occhio. Ecco qui. Metto questo meraviglioso patè, guardate che bello, guardate. Sì. Come vi ho detto prima, 3-4 cucchiai. Ecco qui. Come diventerà? Rosso rosso oppure comunque un rosso sporco questo piatto? Un rosso sporco. Come dici tu? Come dice? Come dici tu, un rosso sporco. Non avevo sentito. Infatti, e io ho ripetuto. Riaccendo. Giriamo il tutto, così. E a questo punto metto il pollo. Non ho trovato il ruspante, mi sono dovuta accontentare e beh, va bene così, via. Anche perché si trova più spesso questo che non il ruspante, quindi io tendo a fare una cucina per facilitarvi le cose, perché chi già sa dove trovare gli ingredienti e sa come cucinare non ha bisogno assolutamente di venire a guardare il mio canale, ci mancherebbe altro. Quanto deve cuocere questo pollo? Calcolando che è il magic cooker. Allora, questo pollo deve cucinare una mezz'ora all'incirca. Ora io lo richiudo, poi dopo lo andrò a girare. Questa minuti passo davanti. Ecco, lo faccio sempre a fuoco basso, lo faccio rosolare un pochino, dopodiché lo andrò a girare e andrò ad aggiungere un pochino di acqua. Se volete potete aggiungere del brodo, ok? O anche, se preferite, del vino bianco. Ci vediamo in corso d'opera? Ci vediamo in corso d'opera, tra una decina di minuti, mi raccomando. Allora, dopo 10 minuti spegniamo il fuoco. Questo è il risultato. Oh! Lo giriamo. Che odorino! Vero? E beh, ma quando i prodotti sono buoni E la basta pentola è poco. buona E pure. la pentola, sì, anche la pentola. Adesso giriamo tutti i pezzi di pollo in maniera che così li facciamo insaporire da tutti i lati. Guarda che bel sughetto che si è formato. Visto? E poi ecco, mi piace a me perché non è sommerso dal pomodoro che è troppo. Sì, sì. A te piace sempre? Sommerso o non? Mi piace. Ecco, appunto. Allora, adesso mettiamo un bel pizzichetto di sale, non tantissimo perché comunque nel padè ce n'è un po', nell'olive ovviamente, e quindi non esageriamo con il sale. Vado a ricoprire, vado a riaccendere il fuoco e lascio a fiamma bassa per almeno un quarto d'ora. Quindi ci vediamo a tavola. Ci vediamo a tavola. Eccolo qua, abbiamo spento.
Adesso abbiamo, guardate Oh, che che meraviglia. meraviglia, eh? Adesso lo andiamo ad impiattare e quindi ci vediamo per l'assaggio. Eccolo qua, Guardate che c'è meraviglia. un profumo, ragazzi. Sì, sì, E adesso andiamo a tagliare un pezzettino, che ovviamente c'è chi deve fare l'assaggio. per forza, sono un Un testimone. testimonial. Gli do un pezzo di peperone, un'oliva, un pezzo di pollo, aspetta, Ho l'acquolina in bocca. Tieni che scotta, attento, piano. Ok. Mm. È buonissimo. Buonissimo. Sono contenta. Mhm. Stanno bene i sapori Un insieme? insieme di sapori pazzeschi. L'oliva è straordinaria. Poi c'è quel piccantino che rende il pollo ancora più buono. Il padè che dà un profumo di pomodoro secco buonissimo, vi Ragazzi, posso assicurare. credetemi, è fantastico questo pollo. Noi ve li consigliamo questi prodotti, oltre a essere molto buoni e genuini, danno veramente, esaltano qualsiasi tipo di piatto. Ciao a tutti ragazzi, noi Ciao andiamo a ciao, mangiare. Alla prossima ricetta. alla prossima!